Benvenuti ad un nuovo video. Oggi vi condurremo in un secondo viaggio emozionante attraverso la storia di una donna straordinaria. Questa è Donna Stoica. Il suo nome potrebbe non esservi familiare, ma la sua storia è fatta di forza, coraggio e resilienza. Attraverso le pagine del tempo, il suo racconto è rimasto un faro di speranza e ispirazione per molte generazioni. Nata in un piccolo villaggio del mondo, Donna ha affrontato le sfide della vita sin da giovane. Crescendo in una famiglia modesta, ha imparato il valore del duro lavoro e della determinazione. Ma la vita non è stata sempre gentile con lei. Ha dovuto superare perdite dolorose e difficoltà che avrebbero spezzato il cuore di molte persone. Tuttavia, invece di lasciarsi sopraffare dalla disperazione, Donna ha scelto di affrontare le avversità con una straordinaria forza interiore. Ha affrontato le montagne della vita con tenacia e determinazione, senza mai perdere la speranza. Attraverso alti e bassi della vita, Donna ha dimostrato una resilienza senza pari. La sua stoicità non è solo sopravvivenza, ma è anche testimonianza della sua umanità e compassione. E mentre il sole tramonta sulle colline del suo villaggio, la storia di Donna Stoica continua a brillare come un faro di speranza per tutti noi. Che sia una lezione di coraggio, di resilienza o di semplice umanità, il suo racconto ci ricorda che, anche nelle circostanze più avverse, c'è sempre la possibilità di trovare la forza per andare avanti. Quante volte una porta chiusa in faccia ti ha fatto capire che era la cosa migliore che potesse capitarti? A me, tante volte e per non capire all'istante, ho sofferto molto però, al principio, quando avevo appena iniziato a conoscere il mondo, quando ti butti a capofitto carico di sogni, di fiducia in te stesso, e nel mondo che ti circonda e quando non vuoi altro che, finalmente, dimostrare ciò che magari, con tanta fatica avevi accumulato fino a quel momento. Creare una tua strada nonché dare il tuo contributo alla società. Benvenuti nel cuore dell'avventura, dove i confini dell'impossibile si sfumano e le storie prendono vita. In questo mondo di scoperte e sfide, ci troviamo di fronte a un enigma vincente: come trasformare il rifiuto in una potente leva per il successo. Mentre ti metti comodo per ascoltare, aiutaci con la tua iscrizione non solo per poter continuare a creare contenuti come questi, ma fare capire che questo canale può essere una molla per tante persone che vivono ancora in una semioscurità immaginaria. Grazie a tutti voi che mi accompagnerete. Oggi vi condurrò attraverso un viaggio epico, esplorando le profondità della psicologia inversa e svelando 12 segreti che cambieranno per sempre la tua percezione del rifiuto. Preparatevi a immergervi in un oceano di ispirazione e a scoprire la chiave per sbloccare il vostro pieno potenziale. Che cosa succede quando il percorso della vita viene interrotto da ostacoli apparentemente insormontabili? Qui è dove si rivela un altro tratto essenziale, uno che si forgia nel cuore stesso delle avversità, la resilienza emotiva. La vita, con la sua natura imprevedibile, ci presenta una serie di sfide che mettono alla prova la nostra forza interiore. La resilienza emotiva non implica l'assenza di sofferenza, ma la capacità di mantenere la compostezza e la calma di fronte ad essa. Come ben insegnato dagli stoici, la sofferenza è parte dell'esistenza umana, ma abbiamo il potere di scegliere come rispondere ad essa. Per illustrare questo punto, immagina per un momento di essere in mezzo a una tempesta feroce. Le onde si infrangono senza pietà e il vento minaccia di abbatterti. Tuttavia, anziché cedere al panico, trovi un punto fisso all'orizzonte e ti concentri su di esso. Quel punto è la tua capacità di resilienza emotiva, la tua bussola interna che ti guida attraverso la tempesta verso la calma. Evita di rispondere emotivamente.
seguendo i principi dello stoicismo proposti da Marco Aurelio. Quando qualcuno ti rifiuta, potresti sentirti ferito e tentato di reagire impulsivamente, lasciando che le tue emozioni prendano il sopravvento. Tuttavia, ricorda il principio stoico della accettazione del destino o amor fati, che suggerisce di accettare ciò che non possiamo cambiare e di mantenere la calma di fronte alle difficoltà. Prenditi un momento per riflettere sul perché il rifiuto ti colpisce così profondamente. Spesso, ciò che ferisce di più non è il rifiuto in sé, ma le nostre insicurezze interne. È importante concentrarsi sulle nostre azioni e risposte, piuttosto che sul comportamento degli altri. Qui, vorrei aggiungere un straordinario aforismo che ci ha lasciato Sigmund Freud. I cani amano gli amici e mordono i nemici. A differenza degli esseri umani, che sono incapaci di amore puro e confondono l'amore con l'odio nelle loro relazioni. Mantieniti gentile e cortese, e se senti il bisogno di avvicinarti, fallo con autentica preoccupazione anziché con aspettative. Questo approccio non significa essere passivi, ma piuttosto possedere le proprie emozioni e riconoscere che l'autostima non deve dipendere dall'approvazione degli altri. È una sfida adottare questa mentalità, ma può portare a una trasformazione significativa. Padroneggiando la calma di fronte al rifiuto, si può crescere interiormente imparando che la pace interiore non è legata alla validazione esterna. Questo comporta un viaggio verso la fiducia in se stessi, mostrando una vera forza e resistenza che può essere incredibilmente attraente per gli altri. Mantenendo la calma, si può superare il rifiuto e trasformarlo in un'opportunità di crescita personale, seguendo così i principi dello stoicismo. Elimina il rifiuto dalla tua mente. È il principio stoico proposto da Marco Aurelio, che ci invita a superare gli ostacoli mentali che ci impediscono di progredire. Applicato al tema del rifiuto, ci ricorda di non permettere che il rifiuto controlli i nostri pensieri. Dobbiamo trasformare questa esperienza dolorosa in un'opportunità di crescita e trasformazione. Come un abile pilota che naviga attraverso turbolenze, dobbiamo usare il rifiuto come un'opportunità per spingerci avanti anziché farci precipitare. Voglio che pensi molto bene, ma soprattutto lo metti in pratica, questo saggio aforismo di Seneca che dice: chi ti offende o è più potente, o è più debole di te. Se è più debole risparmialo, se è più potente, risparmia te stesso. Per farlo, dobbiamo cambiare prospettiva, anziché vedere il rifiuto come un ostacolo insormontabile, dobbiamo considerarlo come una deviazione che ci guida verso nuove direzioni e opportunità. Possiamo arricchire il nostro spirito e ampliare i nostri orizzonti impegnandosi in attività che ci sfidano e ci spingono al di là dei nostri limiti. Ogni nuova esperienza ci rende più forti e più adattabili, contribuendo alla nostra autoscoperta e crescita personale. Inoltre, è importante circondarsi di persone che ci sostengono e ci ispirano, creando un ambiente di positività e crescita reciproca. Ricordiamo che il rifiuto non riflette il nostro valore, ma è un'opportunità per reinventarci e crescere. Navigando attraverso questo viaggio, scopriremo che ciò che sembrava un doloroso rifiuto in realtà ci ha spinto verso un percorso più soddisfacente. Vorrei tanto sentire le tue storie di trionfo. Quindi iscriviti, attiva la campana delle notifiche e lascia un commento qui sotto. Condividi il tuo percorso, le tue vittorie e anche le tue lotte. Se ti mancano le parole, scrivi semplicemente il volo della Fenice per mostrare che hai superato la nostra sessione. Interrompere il contatto è l'insegnamento stoico proposto da Epitteto, che ci invita a mantenere la nostra dignità e a preservare il nostro potere interiore.
Quando ci sentiamo ignorati o respinti, l'istinto potrebbe spingerci a cercare una soluzione immediata, a raggiungere l'altra persona e a cercare di ristabilire il contatto. Tuttavia, qui è dove possiamo cambiare il copione, abbracciando il silenzio. Questo non significa giocare con i sentimenti o giocare a giochi di manipolazione, piuttosto, si tratta di riconquistare il controllo su di noi stessi. Quando scegliamo di non farci più sentire, stiamo prendendo una decisione attiva per proteggere la nostra pace mentale e per riallineare le nostre priorità. Questo periodo di non contatto non è un'azione fredda o crudele, ma piuttosto un atto di rispetto verso di noi stessi. È un momento per riflettere, rafforzare la nostra autostima e concentrarci sulle nostre mete e passioni. Il silenzio che manteniamo non è passivo, ma attivo e strategico. Rappresenta un momento di reset, un'opportunità per guadagnare chiarezza e forza interiore. Questo approccio non è solo stoico, ma anche potente, poiché comunica il nostro rispetto per noi stessi e la nostra fiducia nelle nostre capacità. Infine, il messaggio silenzioso che inviamo può essere intrigante e attraente per gli altri. Dimostra che siamo saldi, centrati e non facilmente influenzabili dalla ricerca di approvazione esterna. Questo approccio non garantisce un cambiamento nel comportamento degli altri, ma ci assicura un cambiamento interno che ci rende più forti, centrati e pronti ad affrontare qualsiasi situazione con grazia e sicurezza. Non implorare attenzione. È l'insegnamento stoico di Marco Aurelio, che ci invita a radicarsi nella nostra autostima e indipendenza personale, di fronte all'indifferenza degli altri. Quando ci troviamo ignorati, non dovremmo cercare disperatamente di attirare l'attenzione degli altri, ma piuttosto guardare dentro di noi e riaffermare il nostro valore. Secondo lo stoicismo, la nostra autostima non dovrebbe dipendere dall'approvazione esterna, dovremmo essere solidi nella nostra autoconsapevolezza, consapevoli che il nostro valore è intrinseco e non può essere messo in discussione. Partecipare alle nostre passioni e interessi con soddisfazione personale non è un tentativo di mostrare agli altri ciò che si sta perdendo, ma piuttosto un modo per comprendere e apprezzare ciò che portiamo con noi. Dedicare il nostro tempo a ciò che ci soddisfa e connetterci con persone che ci apprezzano è un abbraccio attivo della nostra vita, non un atto passivo di ricerca di approvazione esterna. Investire in noi stessi, costruendo una vita di cui siamo soddisfatti indipendentemente dall'opinione degli altri, ci permette di crescere nella fiducia e nell'autostima. Trattali con il silenzio. È l'insegnamento stoico di Epitteto, che ci invita a mantenere la nostra dignità attraverso il silenzio anziché cercare un vantaggio nell'interazione con gli altri. Lo stoicismo ci insegna a usare il silenzio non come strumento di manipolazione, ma come mezzo per l'autoriflessione e il controllo emotivo. Quando qualcuno ci ignora e noi rispondiamo con il silenzio, questo diventa un momento per guardare dentro di noi, comprendere i nostri sentimenti e trovare chiarezza. Questo silenzio non è un modo per punire gli altri, ma per preservare la nostra pace interiore e promuovere la crescita personale. Ci incoraggia a riflettere sulle nostre virtù, valori, e su come vogliamo interagire con il mondo. È un'opportunità per chiederci cosa possiamo imparare dalla situazione e come possiamo crescere. Scegliere il silenzio è una decisione radicata nell'autocura e nella saggezza, evitando comportamenti meschini e concentrandosi sul nostro viaggio personale. È una pratica di temperanza e autodisciplina, che ci aiuta a mantenere la nostra compostezza di fronte all'avversità e a incarnare l'ideale stoico di serenità. Agisci come se non esistessero. È l'insegnamento stoico di Marco Aurelio, che ci insegna a mantenere la nostra pace interiore e a rispettare il nostro valore anche di fronte all'indifferenza degli altri.
Se qualcuno ci ignora, anziché cercare disperatamente di attirare la loro attenzione o avviare una conversazione, è meglio concentrare la nostra energia su ambienti sociali più positivi. Rivolgiti a persone che apprezzano la tua compagnia e inizia una conversazione, riconoscendo che il nostro valore non dipende dal riconoscimento degli altri. Quando è inevitabile interagire con la persona che ci ignora, è importante mantenere il professionalismo e limitare le conversazioni ad argomenti superficiali. Cosa è, dunque, il bene? La conoscenza della realtà. Cosa è il male? L'ignoranza. Sottolinea Seneca. Questo approccio non è una forma di sconfitta, ma piuttosto un ritiro strategico che ci consente di concentrare la nostra energia su relazioni e attività che ci portano gioia e crescita. Scegliendo di non partecipare a una lotta unilaterale, dimostriamo la nostra forza e autostima, muovendoci verso opportunità migliori e uno stato mentale più pacifico. Costruisci il tuo status sociale. È l'insegnamento stoico di Seneca, che ci consiglia come trasformare i momenti di rifiuto in opportunità di crescita personale. Piuttosto che cercare l'approvazione degli altri, ci concentriamo sul miglioramento personale e sull'engagement con la comunità. Non si tratta di scalare una scala sociale esterna, ma di crescere internamente. Attività come il fitness fisico, l'esplorazione di hobby o l'avanzamento nella carriera non sono solo compiti da svolgere, ma strumenti per forgiare una versione più forte e resiliente di noi stessi. Condividiamo il nostro viaggio, non per cercare applausi, ma per connetterci con gli altri che condividono i nostri valori e interessi. Partecipare al volontariato non aggiunge solo righe al nostro curriculum, ma ci permette di costruire relazioni significative e contribuire al bene comune. Nessuno può vivere felice se bada solo a se stesso, se svolge tutto al proprio utile. Devi vivere per il prossimo se vuoi vivere per te. Sottolinea Seneca. Questo approccio, radicato nella filosofia stoica, ci ricorda che la crescita personale e il contributo alla società sono strettamente legati. Nella costruzione del nostro status sociale, l'intenzione è fondamentale. Non cerchiamo popolarità, ma cerchiamo di diventare la migliore versione di noi stessi, con l'obiettivo di migliorare la comunità che ci circonda. Questo cambio di prospettiva, ispirato alla mentalità stoica, ci guida nel trasformare i momenti di rifiuto in opportunità di crescita positiva, per noi stessi e per gli altri. Dimostra il tuo valore. È il principio stoico di Seneca, che ci invita a reagire con resilienza anche quando trascurati. Piuttosto che soccombere alla trascuratezza, considera questa situazione come un'opportunità per mostrare il tuo carattere. La prossima volta che ti ignorano, invece di lasciarti abbattere, prendi fiato e trasforma quella energia in azioni costruttive. E qui, lasciami aggiungere un altro grande filosofo stoico Seneca, che ci ha trasmesso attraverso i secoli questa saggezza: la fortuna non esiste, esiste il momento in cui il talento incontra l'opportunità. Impegna te stesso in progetti che evidenziano le tue competenze o proponiti di guidare nuove iniziative. Ricorda che il tuo valore non diminuisce per il disinteresse degli altri, ma è un'opportunità per brillare ancora di più, indipendentemente dalle opinioni altrui. Che ogni porta chiusa apre una nuova opportunità. Il rifiuto non è un riflesso del tuo valore, ma è un'indicazione di dove potresti essere più necessario. Usa questo come stimolo per rivalutare e riallineare le tue priorità. Come puoi massimizzare le tue abilità? Non nascondere la delusione dietro una maschera, ma abbraccia tutte le tue emozioni e avanza con dignità. Infuocati su ciò che puoi controllare, le tue azioni e reazioni. Pratica l'empatia,
sia per te stesso che per gli altri. Cresci da queste esperienze, rifletti su di esse, impara e, come una fenice, risorgere più forte e saggio di prima. Il rifiuto non segna la fine della tua storia. È una svolta che ti spinge verso una maggiore autenticità e resilienza. Affrontalo con saggezza e vitalità, trasformandolo nel tuo alleato nella crescita e nel successo personale. Non svelare la tua lotta. È il principio stoico di Marco Aurelio, che ci insegna a mantenere la nostra compostezza e riservatezza di fronte alle difficoltà. Quando qualcuno ci ignora, la tentazione di mostrare le nostre difficoltà può essere travolgente. Tuttavia, il vero coraggio sta nel mostrare resilienza interna, senza cedere alla tentazione di lamentarsi. Non si tratta di fingere che tutto vada bene, ma di mostrare una forza silenziosa che dimostra la nostra stabilità interiore. Continuare la nostra vita, con lo stesso vigore e determinazione di prima, non è un atto di recita per gli altri, ma una testimonianza della nostra vera forza interiore. Questo approccio non riguarda il negare i nostri sentimenti, ma è piuttosto una pratica di autocontrollo, permettendo alle emozioni di fluire senza che ci dominano. Gestire la nostra vita con calma e sicurezza è fondamentale. Si tratta di concentrarsi su ciò che possiamo controllare, le nostre azioni, le nostre risposte, il nostro comportamento. In questo modo, non solo mostriamo agli altri la nostra forza, ma ci ricordiamo anche a noi stessi il nostro valore intrinseco, indipendente dalle opinioni o azioni altrui. In sostanza, non rivelare la nostra lotta significa abbracciare la filosofia stoica della resilienza emotiva. Non si tratta di nascondere le nostre emozioni, ma di gestirle con saggezza e integrità in modo che mantengano la nostra dignità e autostima. È un modo per dimostrare al mondo esterno e a noi stessi che siamo radicati nel nostro carattere e non ci lasciamo influenzare dalle circostanze esterne. La nostra risposta al rifiuto non è solo per gli altri, ma è anche uno specchio della nostra forza interiore e della nostra stabilità. Mostrare che si sbagliano. È l'insegnamento stoico di Epitteto, che ci invita a trasformare le sfide e i dubbi degli altri in opportunità per crescere e superare i nostri limiti personali. Quando qualcuno dubita delle nostre capacità, anziché cercare semplicemente di dimostrare loro che sbagliano, dobbiamo concentrarci su ciò che possiamo imparare e migliorare in noi stessi. Immagina di essere sottovalutato in una specifica abilità o compito. Questa è l'opportunità perfetta per perfezionare quella capacità, non per cercare l'approvazione degli altri, ma per dimostrare a te stesso di cosa sei realmente capace. Dedica tempo all'apprendimento e alla pratica instancabile, mostrando un livello di competenza che nemmeno pensavi di avere. Non si tratta di annunciare i tuoi piani o i tuoi progressi agli altri, lascia che i tuoi risultati parlino da soli. Se ti considerano carente di creatività, intraprendi un progetto che dimostri la tua creatività. Se ti etichettano come non impegnato, lascia che le tue azioni reali dimostrino il contrario. Questo processo silenzioso di automiglioramento non è una lotta contro le percezioni degli altri, ma una ricerca dell'eccellenza personale. Trasformando la narrazione del mondo su di te, trasformi anche la tua immagine di te stesso. In questo viaggio di autorealizzazione, la vera vittoria è realizzare che l'unica validazione che conta davvero è quella che la dai da solo. Sii gentile ma emotivamente distante. È il principio stoico di Epitteto, che ci insegna a mantenere la nostra gentilezza senza permettere agli altri di influenzare il nostro mondo emotivo. Quando affronti l'indifferenza, opta per una risposta gentile ma mantenendo un distacco emotivo. Non si tratta di essere insensibili, ma di proteggere la nostra pace interiore. Di fronte all'ignoranza altrui,
È naturale sentirsi feriti o frustrati, ma dobbiamo accogliere questi momenti con compostezza anziché turbolenza emotiva. Offri un sorriso, un saluto cortese o un semplice augurio di buona giornata senza aspettarti nulla in cambio. La tua gentilezza dovrebbe essere un dono, non una richiesta di reciproca gentilezza. Mantenere una distanza emotiva non significa costruire muri intorno a noi, ma tracciare confini sani. È una dimostrazione di forza e rispetto per noi stessi, una scelta consapevole di non permettere alle azioni degli altri di influenzare il nostro equilibrio emotivo. Questo approccio non solo ci protegge, ma ci rende anche più forti. La combinazione di gentilezza e distacco emotivo è una manifestazione della saggezza stoica, che ci consente di interagire con grazia, mantenendo intatta la nostra integrità emotiva. È una dimostrazione di rispetto per noi stessi e per gli altri, e un segno di maturità e comprensione. Navigando attraverso i momenti di rifiuto con questo equilibrio, non ci sentiamo travolti da amarezza o dolore, ma manteniamo salda la nostra tranquillità interiore e dignità, seguendo così il principio stoico di Epitteto. Esci e distraerte. È il principio stoico di Marco Aurelio, che ci invita a trovare gioia, anche nei momenti difficili e a costruire resilienza, attraverso esperienze positive. Lascia che la gioia diventi la tua guida mentre esci dalla tua zona di comfort. Non si tratta solo di godersi il momento, ma anche di affrontare il rifiuto con coraggio e determinazione. Invece di ritirarti nell'amarezza, cerca attivamente momenti di felicità. Esplora nuovi interessi o riscopri passioni dimenticate. Questa è una sfida diretta al rifiuto. Gli esseri umani sono sociali per natura, quindi non sottovalutare il potere delle relazioni. Frequenta le persone che possono renderti migliore e accogli quelli che puoi rendere migliori. Il vantaggio è reciproco perché mentre si insegna si impara. Dice Seneca. Invita gli amici a condividere esperienze positive, partecipa a progetti comunitari o organizza semplicemente una cena condivisa. Ogni momento di connessione rafforza il tuo spirito e ti ricorda che non sei solo. E questo, che è il più importante lavoro che tu possa fare, cioè lavorare da dentro di te verso fuori, ti darà la cosa più importante della nostra vita, la vera libertà. Il grande filosofo Seneca sottolinea: mi chiedi cos'è la libertà? Non essere schiavi di nessuno, di nessuna necessità, di nessun accidente e conservare la fortuna a portata di mano. Abbraccia l'ignoto. Il rifiuto può sembrare un ostacolo, ma in realtà è un'opportunità per scoprire nuove esperienze. Sperimenta nuove cucine, esplora quartieri sconosciuti o inizia a conoscere le città che ti circondano. Parla con le persone di argomenti interessanti. Perché? Bisogna vivere con questa convinzione. Non sono nato per stare nel mio cantuccio, la mia patria è il mondo intero, e che la vita è come un racconto, ciò che conta non è la sua lunghezza ma la sua importanza. Seneca. Ogni nuova esperienza ti arricchisce e ti rende più forte, più flessibile e più empatico. Il tuo obiettivo non è cancellare il rifiuto, ma imparare da esso. Ogni no è un'opportunità per crescere e perfezionarsi. Seguendo il principio di Marco Aurelio, trasforma ogni sfida in un gradino verso una vita più piena e gratificante. Ricorda sempre che ogni no che incontri è un gradino verso la resilienza, una lezione nello stoicismo che ci insegna a canalizzare la nostra forza interiore. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio attraverso la vita straordinaria di Donna Stoica.
Se avete apprezzato questo video, non dimenticate di lasciare un mi piace, condividere e iscrivervi al nostro canale per altre storie ispiratrici. Ci vediamo alla prossima!